Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come si presenteranno i prossimi giorni, cosa ha in serbo per te la tua anima nella realtà fenomenica, con quali eventi ti confronterai affinché tu possa espandere la tua coscienza e supportare il cammino evolutivo. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica soprattutto, per andare a implementare il lavoro di creazione di una realtà di successo, ok? Ok, detto questo, ragazze mie ragazzi, ah sì, se non mi dimentico, per chiunque lo desiderasse, ho messo in vendita il mio primo libro, tesi di laurea in naturopatia, Il risveglio della coscienza, mi mandasse un'email a taromantic21@gmail.com. Detto questo, partiamo subito ragazze mie e vediamo cosa è in serbo per te la tua anima nei prossimi 7-8 giorni, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo con questi oracoli. Cos'è in serbo per te la tua anima? Con quale situazione ti confronterai? Oh là là, sei potente! Vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno. Ragazze mie, io farei 10 minuti di silenzio per questa carta e chiuderei il video. Prima o poi arriverò a fare dei video muti, come vi dico sempre, guarda. Le parole non servono più, ormai contengono troppo. Cioè, non riescono a contenere. Questa carta è bellissima, guardate che magnificenza. Fatevi lo screenshot a questa carta e sentitevelo per tutti i 7 giorni, 8 giorni. Sei potente. Vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno. Non guardare in faccia niente nessuno. Vai, vai, vai. Mamma che carta! E che cosa ti devo dire con questa carta? Vediamo i tarocchi che ci dicono. Wow! Mamma che disegno meraviglioso. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Vediamo un po' prossimi giorni per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Asso di spade, chiarezza mentale, proprio wow. Wow, l'imperatrice, guardate come si parlano poi, è bellissima questa danza tra tarocchi e oracoli. Io sono anni che faccio le carte ma mi sbalordisco perché è bellissimo. Quello che dici, asso di spade, gli altri ti seguono. Guarda, qua ci sono delle persone che guardano con magnificenza questa imperatrice, anche se sei uomo, Quindi parla e gli altri ti seguono. Potere del verbo, potere del verbo. Parla e gli altri ti seguono. Wow, sarai un esempio. E l'asso di bastoni. Guarda, vivrai una settimana straordinaria in tutti gli ambiti e avrai successo. In tutti gli ambiti per cui tu stai chiedendo successo avrai successo. Cioè, è ad ampissimo raggio questa stesa. Opportunità, l'asso di bastoni, ti sentirai animata o animato da un'energia kundalinica straordinaria, con la capacità di creare tutto ciò che vuoi. E l'asso di bastoni è proprio l'allegria, la gioia, ti sentirai allegra, allegro, felice, ti sentirai piena o pieno. Qua vedo comunicazioni di successo che ti generano allegria e felicità. E quindi, cioè, che ti devo dire qua? Ti vedo proprio creare cose nuove, nuove opportunità di carriera e nuove strategie di carriera, di lavoro, di tutto quello a cui ambisce un'imperatrice lo realizza. Che ti devo dire di più qua? Vediamo le altre carte. Allora, vediamo a livello emozionale. Queste sono le carte delle relazioni, relazioni sentimentali, relazioni emozionali anche sul lavoro. Vediamo un po' cosa ci dicono queste altre. C'è molta autostima qua, guarda quanto giallo e arancione in queste carte, che è proprio l'autostima, il terzo chakra, e il secondo chakra è proprio ciò che ti piace, no? Ok, è proprio la creazione. Sarai amata, amato, ammirato, wow. Vediamo un po' cosa ci dicono
queste altre. Relazione di tipo diverso, chakra del plesso solare. Abbiamo appena nominato il terzo chakra, chakra del plesso solare. Qua abbiamo una relazione di tipo diverso. Mi può parlare di qualsiasi cosa. Io credo che sia relativo con queste carte qui. Puoi avere una relazione che secondo i tuoi dettami, cioè quello che tu vuoi, gli altri accettano. Questo mi stanno dicendo. Perché hai molta autostima in te stesso e in te stesso. Non uscivano carte così potenti sul Sagittario da un po', che io mi ricordi, eh. Quindi, relazione di tipo diverso. Adesso vediamo che cosa mi dicono i tarocchi, però vedo che all'interno della situazione relazionale tu puoi imporre, tra virgolette, la tua volontà. Cosa vuol dire imporre la tua volontà? Che sembra un po' brutto detto così, vabbè. Però ci siamo capiti, cioè quello che tu vuoi gli altri accettano e sentirai questa gioia nel cuore, anche molta energia kundalinica, cioè, vedo molta sessualità, energia creativa anche, che viene espressa non solo a livello intimo, ma anche nel fare progetti, nel lavoro, nel tuo quotidiano. Vediamo di cosa mi parla questa relazione di tipo diverso. Può essere una relazione di tipo diverso, cioè una relazione diversa dal comune, ma che ti piace così com'è. Una relazione diversa dal comune, dallo stare insieme, stiamo insieme, non stiamo insieme, magari vi frequentate una volta tanto e ti piace così, ti sta bene così. Relazione di tipo diverso dal comune, che genera comunque prosperità, allegria. Vediamo. Vediamo. Allora, cosa vuol dire relazione di tipo diverso? Chakra del plesso solare, terzo chakra. È anche un invito a farti valere all'interno della relazione questa carta, perché il cielo è a favore. Relazione di tipo diverso, vediamo. Regina di coppe. 3 di denari. Il Papa. Io qua vedo, qua c'è la giustizia. Non devi fare niente se non ricevere a livello emozionale in questi giorni. Vedo che c'è una persona con la quale ti puoi intendere molto bene, anche sul lavoro, va bene? Anche sul lavoro ti intenderai molto bene, sei un capo, una capa sul lavoro, verrai seguita o seguito. E le tue idee sono geniali, mi dicono. E a livello relazionale mi dicono che l'amore lo vediamo adesso. Qua c'è una persona che ti prende molto seriamente, tu non devi fare altro che fluire. Fluire. Mi può parlare di relazioni di tipo diverso? Qua abbiamo una regina di coppe, qua abbiamo un papa. Può essere che tu ispiri, anche se sei uomo, tu ispiri una persona dal profilo intuitivo. Magari siete completamente diversi, regina di coppe e papa, ok? Magari una persona, uno dei due ha un ruolo anche sociale importante o ha un ruolo diverso dal tuo, completamente diverso, però vedo cooperazione fra entrambi, vedo cooperazione, mi spiego? Sì, ok, va bene. Ok, vediamo un attimo adesso sull'amore. Mettiamoci queste. Allora, mettiamo una fila che rappresenta te in amore. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario in amore? Cioè, vabbè, adesso che escono le altre carte ti dico. Come vanno a stare in amore le mie ragazze e i miei ragazzi? Una prima fila per te. Cioè, come se tu all'altra persona lo facessi tornare un po' bambino nel portare avanti le sue cose, mi spiego? E quindi gli facessi, scaturissi in lui o in lei una sensazione eh,
di bellezza, ok? Questo mi arriva. Vediamo. Prima fila, per come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi in amore, il Sagittario. Regina di denari, 7 di coppe, 5 di spade. Allora, io ti vedo molto tranquilla, molto serena nell'avere più cose da pensare, più cose da fare in questi giorni. Più che sull'amore, non solo sull'amore, ti vedo molto calma, accudendo con pazienza i vari aspetti che ti si presentano davanti a te, lavoro, casa, altre situazioni, no? Per alcuni di voi ci possono essere delle opzioni che vi vedo tranquille però, vi vedo con la regina di denari focalizzata anche sulle vostre cose che sono più cose. Il 5 di spade mi parla di un po' di tensione che ci può essere o con una persona o nello scegliere qualcuno, a livello relazionale, sentimentale. Quindi o siamo tese perché c'è un po' di tensione, un po' di mal di testa perché abbiamo tante cose da fare, c'è pure l'amore, ok? Oppure dovete scegliere qualcuno e c'è un po' tensione. E vi vedo la regina di denari focalizzate sul vostro benessere personale, casa, famiglia, stabilità, pensare ad altro oltre che all'amore, questo è il senso. Qua abbiamo la luna, ma alcune preoccupazioni inerenti alla vita emozionale. Ho un po' di angosce interne rispetto all'amore con una persona. Vediamo qual è l'energia della persona che viene nei tuoi confronti in questa settimana. 6 di bastoni, regina di coppe, 4 di spade. Può essere che ci sia un'altra persona tra te e questa persona, per alcuni di voi. Oppure questa è una persona che ha necessità di, se è una persona nuova, è una persona che ha necessità di tranquillità perché viene fuori da un periodo un po' difficile, prima del 6 di bastoni del 5 di bastoni, no? È una persona che sta cercando di sanare le sue ferite emozionali interiori, è una persona che non se l'è passata bene a livello emozionale o nella sua vita e quindi è una persona con la quale probabilmente tu sei in pausa o non state parlando. Fatto sta che è una persona che fa un po' fatica a lasciarsi andare alle emozioni verso l'altro perché sta sanando le sue ferite interne, ok? Cioè come se ha bisogno di tranquillità. È una persona che sta aspettando, o una persona che ti sta aspettando. Perché qua ti vedo con una grossa energia di fare cose, di ok. Un'altra regina, regina di spade. O ci sono altre persone qui, eh, oppure è quello che ti ho detto. Vediamo un po' cosa succede per te in amore alla fine. Cavaliere di denari, paggio di bastoni, l'eremita. Io qua vedo un invito da parte di qualcuno, però c'è prudenza. Cioè, allora, vedo un invito, paggio di bastoni, o un invito o più che altro è una sono messaggi. Qua ci vedo una persona molto interessata a te, però sei tu che vai con cautela o con prudenza, perché ti vedo a te come regina di denari più concentrata nelle tue cose, o vai con cautela nell'aprirti a livello sessuale, passionale, mi spiego? Ci vai con cautela. Può essere una persona che ovviamente già conosci, però vedo che le cose possono andare un po' più lente sulla sfera intima e relazionale, perché ti vedo molto concentrata su delle tue cose, sei potente, mi dicono, e molto felice di alcune cose che soddisferai in questi giorni, che magari non è la relazione soltanto perché sono altre cose. Invece per chi ha delle opzioni, vedo che tu parlerai con qualcuno, ma la cosa va un po' piano, va un po' piano. 9 di coppe, vedi, ti vedo come concentrata più sul tuo benessere personale. Vediamo che non è una cosa cattiva, anzi, vediamo un po' di cosa mi parla il paggio di bastoni e l'imperatore. C'è una persona qua che, allora, qualcuno di voi ha a che fare con una persona che
tende ad avere il controllo su molte cose, una persona che ti o che probabilmente vuole sistemare delle cose con te, o hai a che fare con una persona che ti manda dei messaggi, che ha tante cose da fare, ha delle responsabilità, o vuole sistemare delle cose con te, o una persona che si è lasciata da poco, se di spade, vedi, re di bastoni, e te l'ho detto anche qui, che non ha avuto una vita emozionale, o una persona che emozionalmente sta sanando le sue ferite e quindi magari si limita a un messaggio però di interesse nei tuoi confronti, però le cose vanno un po' più lente. Qua abbiamo forti segni dell'Ariete, Leone, Sagittario come te, Capricorno, Vergine, Toro, i segni d'acqua. Vediamo l'energia positiva per te in amore, il 2 di spade. Ci sono un po' di dubbi infatti da parte tua, ma l'energia positiva, il 2 di spade mi dice che piano piano questi dubbi si dissolvono perché sta al positivo, ok? Paggio di spade, piano piano le cose si dissolvono, i dubbi relativi all'altro. Energia negativa in amore, il re di spade, probabilmente abbiamo avuto a che fare con una persona un po' più fredda o una persona molto concentrata sulle sue cose, sul suo lavoro, sulle sue cose. 9 di coppe un po' più sulle sue, un po' più egoista, dipende dalle prospettive. Vediamo un po' energia positiva 2 di spade per te. Asso di denari, c'è un'opportunità qua, d'amore che si presenta, però ci si va cauti, diciamo, vedi il mago? Ci si va cauti. Io fatto sta che qua vedo una grande rinascita da parte tua, con queste carte qui potentissime. In relazione di tipo diverso mi può parlare proprio del fatto che qua c'è qualcuno che accetta il tuo modo di operare in relazione. Vediamo cosa ti dirà con i miei oracoli lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Sì, qua c'è una persona che vuole stare con te a prescindere nella gioia e nel dolore, no? Cioè questo è l'essenziale. Questo è l'essenziale, dice, vuole stare con te a prescindere. Cos'altro? Là là. Utilizza Kierkegaard e ti dice: io vivo con lei il divenire di un amore. E io stesso vi assisto quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Qua mi parla di una relazione o a distanza, o che non vi vedete tanto, o che non c'è magari quella cosa passionale, non vedo passione, sessualità in questa stesa, almeno per questi 7-8 giorni. Vedo interesse da parte di qualcuno nei tuoi confronti, o tu determini un interesse nei confronti di qualcuno, però questo qualcuno è con te. Anche se non lo vedi, è sempre con te, ti dice. Saremo tristi o saremo felici, che importa? Sono con te anche quando non mi vedi. Questo ha a che fare molto con il nostro sposo celeste o sposa celeste, no? Quando ho scritto questi oracoli mi riferivo proprio a quello sposo o sposa celeste che è il nostro sé superiore, che c'è accanto anche quando non c'è una persona vicino a noi o non la vediamo per dei giorni. E quindi dice di lavorare con quell'invisibilità, perché la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Ok? E quindi, ragazze mie e ragazzi, questa è la settimana in cui vi vedo potentissime, vi vedo fare tante cose, avere a che fare su più fronti, avere successi e riconoscimenti, avere anche questa allegria che sgorga da voi da dentro. Un po' di lavoro ci sarà da fare sulle emozioni nella relazione con l'altro, ma tutto questo è propedeutico affinché tu possa integrare la lezione spirituale e sentire e avere la pazienza giusta per poter far fluire le tue emozioni, ok? Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!